mito sumerico del diluvio, anche noto come Genesi di Eridu o mito sumerico della creazione, è il più antico testo mesopotamico a riportare il racconto di un diluvio universale. Pensavi fosse Noè, vero? Ebbene no. La tua amata Bibbia è stata palesemente scopiazzata male dalla mitologia sumera. Il mito sumerico della creazione è il più antico testo mai rinvenuto sul pianeta che racconta di un diluvio universale. Successivamente anche lo zoroastrismo parlò del diluvio con il dio Ahura Mazda che ordinò al re sacerdote Yima di costruire delle costruzioni sotterranee dove portare tutti i semi della biologia umana. Noè, nella Bibbia, sarebbe il corrispondente di Yima. Le antiche leggende del Sud America parlano di un diluvio. Ebbene, sia come sia, che ti piaccia o no, in modo assolutamente anacronistico e direi quasi impossibile, tutte le antiche culture del pianeta Terra e gli antichi miti raccontano la stessa medesima storia correlata ad un diluvio. E oggi, cari signori, voglio soffermarmi su di un concetto molto sottile e molto particolare che parla di quanto la mitologia corrisponda effettivamente alla storia e anzi anche a qualcosa di più palpabile, all'archeologia. Ma ricapitoliamo perché sono sicuro che ci rimarrete davvero male. I Sumeri con il diluvio sumero della creazione hanno un diluvio universale. I Persiani nello zoroastrismo hanno il diluvio di Yima. La Bibbia ha il diluvio biblico di Noè. Nella mitologia norrena il diluvio secondo l'Edda poetica sarebbe avvenuto all'alba dei tempi prima che il mondo fosse creato, quindi anche i norreni avevano un diluvio. Secondo il Lebor, un antico libro che racconta la mitologia irlandese, i primi abitanti dell'Irlanda, guidati da un certo Casseir, vennero quasi tutti spazzati via da un'inondazione e sterminati da un diluvio. Secondo l'antica mitologia greca, Deucalione e Pirra erano due anziani coniugi senza figli, scelti per salvarsi dal diluvio che sarebbe caduto sulla terra. Nell'antico Egitto Ra, il dio del sole, mandò la dea leonessa Sekhmet a punire l'umanità per i suoi crimini. Si pentì e per impedire che Sekhmet poi sterminasse l'intero pianeta sommerse il mondo con un diluvio, incaricando pochi eletti di preservare semi, piante e animali. Nel Midrash degli ebrei, precedentemente al diluvio universale, un terzo dell'umanità perse la vita durante un'altra alluvione. Il Corano racconta una storia simile a quella ebraico-cristiana del diluvio della Genesi. Le maggiori differenze sono che, però, solo Noè e pochi seguaci laici entrarono nell'arca. Il racconto del diluvio universale è presente anche negli antichissimi testi indiani, precisamente nel Satapatha Brahmana, dove gli dei mandano un diluvio sulla terra. Esistono molte fonti di leggendarie alluvioni nell'antica letteratura cinese dove appaiono come un diluvio mondiale oltre che come inondazioni locali. Nel Shu Jing, un libro della storia probabilmente scritto attorno al 500 a.C., si parla effettivamente di un diluvio universale. Nelle tradizioni del popolo Batak in Indonesia, stanziato nell'odierna Sumatra, la terra poggiava su di un enorme serpente chiamato Nagapadoha, che un giorno, stanco del pesante fardello, scaricò la terra in mare provocando un diluvio. Secondo antichissime leggende degli aborigeni australiani, durante l'era dei sogni, una gigantesca rana beve tutta l'acqua del mondo, dando inizio ad una grande siccità. L'unica maniera per farla terminare era quella di far ridere la rana. Dopo che avevano provato tutti gli animali australiani, ci riuscì un'anguilla. La rana si svegliò, cominciò a tremare, la sua faccia si rilassò e alla fine scoppiò in una risata che risuonò come un tuono e inondò l'intero pianeta. Nelle tribù native delle Americhe, specie fra gli Opi, fra i Caddo, Micmac e altri, si racconta che il male e la cattiveria fra gli uomini crebbero al punto che essi cominciarono a uccidersi fra di loro e quindi poi gli dei per punirli mandarono sulla terra un diluvio universale. Ora, signori, queste sono solo alcune, Il diluvio è presente in ogni dove. Parliamo, aprite le orecchie, di continenti diversi, epoche diverse, culture vissute in epoche in cui non conoscevano la reciproca esistenza, sparse in giro fra il passato e il passato remoto della razza umana in continenti distanti nel tempo e nello spazio. Sempre la stessa domanda, no? Perché il pianeta Terra sembra avere il solito bacino di conoscenze condiviso? Sarai onesto anche tu, questo spaventa.
Sì, sapevi bene o male che insomma il diluvio era presente in ogni singola cultura, ma dai, sii sincero, nessuno era mai entrato nello specifico, ok? E ricapitolando, abbiamo un diluvio universale, prima di tutto in ogni continente del pianeta Terra, Asia, Europa, America, Medio Oriente, Oceania e quant'altro, e poi entrando nello specifico abbiamo la storia di un diluvio all'interno delle più grandi culture del passato che hanno contribuito a scrivere la storia per come la conosciamo, dagli antichi egizi ai greci, dai sumeri ai Maya del Sud America. Tutti quanti parlavano di un diluvio. E dirai, bene, e a me, che me ne frega? Devi capire, caro amico, che questo sarebbe in grado di riscrivere la storia per come la conosciamo, perché significa che in qualche modo, da qualcosa o da qualcuno, tutte queste antiche civiltà vennero influenzate simultaneamente o, che ne so, da racconti o da un vissuto in prima persona che permette a distanza di millenni di ritrovare le solite medesime tradizioni culturali in ogni parte del mondo, e questo sarebbe in grado di riscrivere ogni aspetto della storia moderna, concependo i resti di un'antica civiltà pre-glaciazione molto più evoluta di quello che pensiamo, che girò il mondo attraverso una casta di civilizzatori che portarono ai cacciatori-raccoglitori gli insegnamenti della cultura. E questo è raccontato nella maggior parte dei libri di storia antica che parlano tutti di antichi civilizzatori, dai saggi Apkallu dei Sumeri a Osiride. Ma dove sono le prove che collegano un eventuale diluvio ad eventuali mezzi utilizzati per salvaguardare la biologia del pianeta? Perché, insomma, tante parole, ma poi, fino a prova contraria, nessuno ha mai ritrovato un'arca sacra utilizzata a questo scopo. No? Ne sei sicuro? Fatta questa giusta premessa, voglio parlare dello zoroastrismo, perché il tutto si va a intrecciare perfettamente in modo molto pesante con il video che ho fatto su Derinkuyu qualche mese fa. Ti consiglio di seguire questo video fino alla fine, perché ti assicuro che a fine video il tuo lobo frontale, esattamente proprio il lobo frontale che hai in testa, ti uscirà dalle orecchie, farà le valigie e parte in viaggio spirituale in Tibet a meditare con i monaci. Non approfondirò qui il motivo del diluvio universale correlato alla scienza del pianeta Terra, perché ne abbiamo già parlato, ed è probabile che si parli del Dryas recente, quando enormi comete si andarono a impattare sulle calotte glaciali provocando un'enorme inondazione planetaria che spiegherebbe perché effettivamente è presente il mito del diluvio in ogni cultura. Ma oggi invece voglio concentrarmi sul filo sottile, sottilissimo, che separa la mitologia dalla storia. Ce lo siamo sempre chiesti, no? È mitologia solo perché è troppo incredibile e quindi gli storici preferiscono etichettarla come mitologia, o forse una mente che aguzza i neuroni può riuscire a scovare dei particolari interessanti? Segui fino alla fine e non fare il petto d'anatra. Lo zoroastrismo, signori, è l'antichissima religione basata sugli insegnamenti del profeta Zarathustra, che ricevette gli insegnamenti da Ahura Mazda. Parliamo della principale religione dell'Asia centrale fra il 600 a.C. e il X secolo d.C. Non è che parliamo dell'ultimo culto degli aborigeni, chiaro? Ebbe origine in Persia e nei suoi testi, gli Avesta, parla di un diluvio. Si racconta che Yima venne incaricato dal dio Ahura Mazda di far prosperare la terra, e fu così che regnò come re assoluto per 300 anni. La terra si macchiò di peccati e durante un incontro con il dio gli venne detto che presto sarebbe avvenuta una catastrofe imminente. Ahura Mazda consiglia a Yima di costruire un vara, un recinto sotto forma di una caverna su più livelli. Questo posto dovrà essere popolato da uomini e donne con 2 coppie di ogni animale, uccello e pianta, città sotterranee create su più livelli all'interno di testi religiosi persiani antichissimi. Ecco, vi dice niente? Alcuni storici e archeologi hanno incredibilmente consigliato che il Vara esiste tuttora, che ne sia esistito più di uno. E visto che al tempo non esistevano i confini geopolitici che esistono oggi, è giusto farvi notare che l'antica Persia, cari signori, attuale Iran, confina con la Turchia, poco lontano dalla Cappadocia, dove risiede il più grande complesso di città sotterranee del pianeta Terra, compresa Derinkuyu. Parliamo di quasi 200 insediamenti sotterranei che si pensa molti dei quali siano stati collegati fra di loro in passato. Dico,
Ma ve lo immaginate? 200 insediamenti sotterranei su più livelli che vanno sottoterra per centinaia di metri, migliaia di anni fa. Le città sotterranee in Cappadocia sono costruite infatti su più livelli, proprio come descritto negli Avesta. Sappiamo per certo che ci fecero entrare anche buoi, capre e animali, perché sono presenti delle stalle, e presenta dei sistemi di areazione che funzionano tuttora. Dati i livelli più antichi delle città sotterranee che presentano segni di asce, come se siano stati, scavati nella fredda roccia con le asce, si presume che siano stati costruiti molto prima di quanto affermano gli archeologi e che le culture successive che lasciarono i segni le occuparono e basta, senza dover per forza dimostrare che furono loro a costruirle. Tutti dati che avvalorano notevolmente l'ipotesi secondo cui gli Avesta parlavano delle città sotterranee in Turchia. Penso veramente che tutto ciò sia assurdo, ma a partire dal diluvio in ogni cultura, io non riesco a concepirlo, veramente assurdo in maniera inconcepibile. Chi erano queste divinità? E com'è possibile che abbiano ritrovato i resti di questa archeologia sacra? Questo è meraviglioso, signori, perché significa che abbiamo indicazioni certe sulla roccia che ci dicono di prendere più sul serio la mitologia antica, una mitologia antica che ci parla di meraviglie e di tecnologie nascoste. Nell'Arca di Noè, nel Vara di Yima e in molte altre arche costruite dai salvatori del diluvio si parla spesso, se non sempre, di una tecnologia nascosta identificata come luce artificiale. E se le divinità erano antichi mistici super evoluti di una cultura antica andata perduta, capaci di identificare l'imminente catastrofe del Dryas recente attraverso la scienza, a fronte del quale incaricarono determinate personalità dell'epoca di costruire dei rifugi e salvaguardare così la biologia del pianeta? Non te lo vorrei dire, ma a sostegno di questa tesi esistono numerose indicazioni, e quella delle città sotterranee in Turchia che corrispondono esattamente alla descrizione degli Avesta è solo un esempio. Come dimostrato prima, abbiamo le stesse identiche metriche culturali correlate al diluvio in ogni cultura antica, all'interno di popoli che incredibilmente non solo non si conoscevano, ma che inoltre sono vissuti a migliaia di anni di distanza in continenti inesplorati, lontani nel tempo e nello spazio. E per mettere un punto, com'è possibile tutto questo? Gli antichi testi sacri dei maghi degli dei, delle divinità che salvarono l'umanità, parlano di scienza. E in che modo l'archeologia impossibile può rispondere a queste domande ancestrali? Fammi sapere che cosa ne pensi in un commento. Per oggi, cari signori, è tutto. In base a come andrà questo video valuterò eventuali approfondimenti iper interessanti, quindi se pensi che io debba portare avanti video del genere, fammelo capire semplicemente con un like. Io vi ringrazio come sempre per essere stati con me, vi abbraccio fortissimo e vi rimando al prossimo episodio. Adieu!